Buon giovedì ragazzi! O martedì? O domenica? Dipende da quando state guardando questo video. Io mi chiamo Susanna, insegno l'italiano agli studenti stranieri e vi do il benvenuto a questo nuovo video del mio canale YouTube. Se siete nuovi, vi suggerisco di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche. In questo modo non vi perderete nessun nuovo video per migliorare il vostro italiano e per scoprire delle interessanti curiosità sulla mia lingua madre e sul mio paese. Nel video di oggi vi spiegherò non solo la pronuncia corretta dei giorni della settimana in italiano, ma vi svelerò interessanti curiosità a proposito di questi termini. Vi ricordo che se avete bisogno potete attivare i sottotitoli per capire meglio quello che dico in questo video. Cominciamo allora. Guardate il video fino alla fine e scopriamo insieme tutto quello che non sapete sui giorni della settimana in italiano. Cominciamo la nostra riflessione sui giorni della settimana partendo proprio dal termine settimana. L'origine della parola settimana è chiara. Deriva dal latino septimus, che in italiano si traduce con settimo e indica un periodo di tempo composto da 7 giorni. La divisione del tempo in settimane risale ancora all'epoca dei Babilonesi, che divisero i mesi in periodi più brevi, appunto di 7 giorni. In realtà la formazione della settimana, dei nomi dei giorni, come li intendiamo oggi, è il frutto di diversi contributi storici e culturali. Ebraici, egizi, caldei, ellenistici, latini, cristiani. Per semplificare, vi dirò che i nomi dei giorni furono ereditati dai Romani, i cui astrologi associarono i nomi dei pianeti ai giorni, in base all'influenza che ogni corpo celeste esercitava nella prima ora di ogni giorno. Sì, lo so, un po' complicato, vero? Il fatto è che queste credenze e gli influssi delle varie civiltà ci hanno donato i termini che tuttora usiamo in italiano. Poiché ogni giorno era legato a un corpo celeste, l'influenza del pianeta si poteva vedere nel nome stesso del giorno. Ecco perché il primo giorno della settimana, influenzato dalla luna, veniva chiamato Lune Dies. Faccio una piccola parentesi. In latino, a differenza dell'italiano, esistevano i casi. I casi latini esprimevano attraverso delle desinenze dei specifici complementi. Grazie alla presenza dei casi, la struttura della frase latina era un po' più libera di quella italiana, perché la funzione di ogni parola era sempre espressa dal caso e perciò più chiara. Un po' come capita in tedesco o in russo. Nella denominazione lune dies ci troviamo davanti a un genitivo, lune, che indica un complemento di specificazione,
e un nominativo, dies, che solitamente indica il soggetto dell'azione. Lune dies, che in italiano è diventato lunedì, significa letteralmente giorno della luna. Tutti i giorni della settimana in latino seguivano questa struttura. Perciò martis dies, martedì in italiano, significava giorno di Marte. Il terzo giorno della settimana, che in italiano si dice mercoledì, era Mercuri dies, giorno di Mercurio. Seguendo questa struttura, indovinerete che l'italiano giovedì deriva dal latino Jovis dies, il giorno influenzato dal pianeta Giove. Per finire, il quinto giorno era dedicato a Venere, Veneris dies, che diventò in italiano venerdì. No, aspetta Susanna, hai detto per finire, ma mancano ancora 2 giorni, gli ultimi 2 giorni della settimana. Sì, è vero, mancano il sesto giorno, Saturni dies, dedicato a Saturno, e il settimo giorno, Solis dies, governato dall'influenza del Sole. Ma non avete mai sentito dire Saturdì o Soledì in italiano? Questo perché ci sono stati altri fattori che hanno influenzato la lingua italiana nella sua trasformazione dal latino. Il sesto giorno della settimana, come voi saprete già, si dice in italiano sabato. Sabato. Questo termine deriva dall'ebraico Shabbat, giorno di riposo, che è passato attraverso il greco fino ad arrivare al latino sabbatum. Già, avete capito bene. In latino esisteva anche la versione sabbatum oltre a quella Saturni dies. Perché? Tutto era dovuto all'influenza che la comunità ebraica cominciò ad avere su Roma a partire dal secondo secolo a.C. Allo stesso modo, qualche secolo più tardi, il cristianesimo cambiò il nome del settimo giorno. Solis dies diventò il giorno del Signore. Dies dominica. Questa denominazione del settimo giorno come domenica divenne definitiva nel 383, quando l'imperatore romano Teodosio I, che aveva già dichiarato il cristianesimo religione ufficiale dell'impero, proibì tutti gli altri culti pagani. Il cambiamento di questi 2 ultimi giorni della settimana, sabato e domenica, sono visibili non solo nella lingua italiana, ma anche in altre, come il francese o lo spagnolo, mentre in inglese e in tedesco rimane la struttura latina originaria relativa ai pianeti. Saturday, Sunday, Samstag, Sonntag. Wow, che interessante, vero? Ora vi metto al corrente di altre piccole curiosità relative ai giorni della settimana in italiano. La settimana italiana inizia con il lunedì. Tutti i giorni della settimana sono maschili, a eccezione di domenica, che è di genere femminile. Attenzione alla pronuncia! I primi 5 giorni sono parole tronche, cioè hanno l'accento sull'ultima sillaba. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì,
venerdì. Sabato e domenica sono invece parole sdrucciole. Significa che presentano l'accento sulla terzultima sillaba. Sabato, sabato, domenica, domenica. I primi 5 giorni della settimana rimangono invariabili al plurale. Il lunedì, i lunedì. In italiano i giorni della settimana non si scrivono con la lettera maiuscola. L'iniziale deve rimanere minuscola. Domenica è considerata un giorno festivo in tutta Italia. Gli altri giorni della settimana sono chiamati feriali o lavorativi. Le abbreviazioni più usate dei giorni della settimana in italiano sono lun, mar, mer, gio, ven, sab, dom. Bene, vi ho spiegato tutto quello che non sapevate sui giorni della settimana in italiano. Qual è l'informazione che vi ha stupito di più? Fatemelo sapere nei commenti e se il video vi è piaciuto non dimenticatevi di lasciare un like. Grazie per avermi fatto compagnia, io ora vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.